Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 16. Qui c'è veramente tanto da montare. Questi sono i pezzi che serviranno e che abbiamo montato nelle uscite precedenti. Poi servirà anche questo, perché alla fine monteremo tutto, o meglio gran parte del motore, direttamente sul telaio. Vi consiglio un lubrificante e oltre al cacciavite così, diciamo in punta media, anche uno che abbia questo più sottile. Adesso andiamo a vedere i contenuti di questa nuova uscita numero 16. Ed eccoci qua. Io adesso, per chi mi conosce lo sa, vi farò vedere il montaggio come lo eseguo io. Voi però, mi raccomando, guardate sempre le istruzioni. Guardate Michele, se avete piacere e ritenete che io possa darvi dei consigli per migliorare il montaggio e facilitarvelo, lo seguite. Diversamente guardate comunque sempre le istruzioni. Ci sono veramente tanti pezzi, rovesciamoli così, ecco qua. Nelle istruzioni ovviamente ci spiegano i vari passaggi. Io vi faccio vedere come ho deciso di montare questo nuovo numero. Andremo a montare la pompa dell'olio, sistema d'accensione e pompa del servosterzo. Quindi assembleremo la pompa dell'olio, lo spinterogeno e la pompa del servosterzo. Quindi fisseremo il blocco motore alla sezione anteriore del telaio. Come vi avevo detto prima, andremo a montare tutto. Adesso prendiamo questo pezzo che io ho già lavorato per ridurre un po' la durata del video. Prendiamo una vite BP e andiamo ad avvitarla qui per crearci il filetto e la lasciamo lì. Poi, sempre con questo pezzo, giriamo pagina, prendiamo due viti JP e le andiamo ad avvitare qui. Una e due, le avvitiamo tutte fino in fondo. Mi raccomando, non usate nessun tipo di lubrificante quando andate ad avvitare le viti nella plastica. Mai! Perché il lubrificante idrata la plastica e sotto la spinta continua del metallo della vite vi spacca e vi rompe la plastica. Ricordatevi che non sono plastiche teflonate. Andiamo avanti. Abbiamo messo allora questa vite qui e queste due qui. Andiamo adesso a mettere un'altra vite. Giriamo pagina, sempre su questo pezzo. Andiamo a metterci la vite, eccola qui, BP, e andiamo ad avvitarcela
qui la BP. Va bene? Mettiamo via questo, torniamo indietro, andiamo a prendere questo pezzo che è il 16O. Fate attenzione perché un attimo che metto l'immagine a fuoco. Fate attenzione perché questo è molto delicato, vi si potrebbe rompere. Ok, ho acceso la luce, forse si vede meglio con questa anche. Dicevo, prendiamo una vite BP e andiamo ad avvitarcela qui, vedete? L'ho già fatto. E la lasciamo qui. Perfetto. A questo punto andiamo a prendere questa, che è la calotta dello spinterogeno. Prendiamo una vite IP e andiamo ad avvitarcela qui. E ci fermiamo così, perché poi avremo tutti i pezzi che faranno spessore, non serve avvitarla tutta. Perfetto. Andiamo a vedere adesso cosa dobbiamo fare. A questo punto andiamo adesso a lavorare e a crearci il filetto nel metallo. Prendiamo le viti DM e con l'ausilio del lubrificante andiamo a crearci questi due filetti che io ho già fatto. Va bene? Bagneremo la vite un po' nel lubrificante e andiamo ad avvitare tutte qua le due viti. Una, adesso scorre bene perché il filetto è già stato creato, e due. Poi, questo, ragazzi, è importantissimo, ancor più di quello che vi ho detto fino adesso. Sempre con la vite DM andiamo a crearci 4 filetti. Uno che io ho già creato, sempre usando il lubrificante, perché qua è metallo. 2, prendiamo l'altro pezzo, 3 e 4. Va bene? Poi prendiamo un'altra vite DM e andiamo ad avvitarla qua. Attenzione, guardate quello che faccio. La sto avvitando da questa parte, non da questa. Ok? Che poi, un attimo che controllo. Io questo l'ho già fatto prima. Vediamo. Dovrebbe essere la stessa cosa poi alla fine, va bene? Sì, va bene lo stesso. Comunque, il filetto va creato da questa parte, ma andava bene anche dall'altra. Create il filetto e lasciate la vite qui. Vi troverete molto bene a crearvi i filetti. Lavorerete molto meglio senza alcuna fatica, ricordatevelo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella mia playlist potrete trovare altri video con altri modellini. Date un'occhiata, mi raccomando. E se avete piacere,
per aiutarmi a crescere, perché siete voi la vita del mio canale. Condividete i miei video nei gruppi dedicati, perché per chi conosce lo sa, Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno meno esperienza a non commettere errori e a montare in sicurezza il loro modello. Torniamo a noi, dove abbiamo usato il lubrificante. Pulite sempre con una pezza. Adesso a questo punto torniamo indietro. Anzi no, ci sono ancora 2 filetti da creare. Prendiamo altre 2 viti DM. Io ho fatto anche questo, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Bagniamo una sola volta, leggermente, non serve tanto, e andiamo a crearci 2 filetti qua. Vedete che ci sono già? Lo potete vedere? Eccoli. E andiamo a crearci 1 e 2. Ok? Perfetto. Adesso torniamo indietro, perché abbiamo creato tutti i filetti e possiamo montare in sicurezza. Quindi andiamo a prendere questo pezzo qui, ci svitiamo la vite, sappiamo già che è questa, e andiamo a montarci il pezzo. Ecco qua. 1 e 2. Fate girare il cacciavite mezzo giro indietro finché sentite il rumore del dentino. Questa è la puleggia. Io la lascerò un po' libera di girare, anche se poi non serve ovviamente perché il motore è finto, però la lascerò libera di girare perché quando andrò a montare la puleggia, per facilitarmi, la farò scorrere e lei si calzerà meglio. Poi potrò sempre stringerla dopo. A questo punto, attenzione, guardate, andiamo a prendere il pezzo 16J, andiamo a prendere il 16K, eccolo qui, andiamo a prendere il 16M e poi prendiamo i 2 tubi in gomma, 1 e 2, 16L, e facciamo così. Prima cosa, inseriamo, guardate bene, 1 e 2. Perfetto, sono lunghi uguali, non vi dovete preoccupare. Poi andiamo a prendere questo, qui abbiamo una mezzaluna e qui abbiamo il perno a mezzaluna, non vi potete sbagliare, e lo inseriamo. Fate attenzione a non rompere i perni più sottili. Ecco qui. Va bene? A questo punto prendiamo il pezzo più piccolo, eccolo qui, e andiamo ad inserirlo qua, in questo foro. Lo inseriamo dentro. Fino in battuta. Prendiamo questo e, come in figura, lo andiamo a posizionare già con i tubi messi, inseriti. Ecco qua.
Fate attenzione all'inserimento perché entra con molta resistenza e potreste danneggiarlo, quindi una volta inserito andate soltanto a premerlo da crotto così. Ecco, non basta ancora, allora facciamo questo lavoro, sfiliamo questo e facciamo così. Ecco. Perfetto. Ecco qui. Questo l'abbiamo fatto. Possiamo girare la pagina. Prendiamo adesso questo e il pezzo 16G. Il regolatore dell'anticipo a depressione. Eccolo qui. E lo andiamo a inserire dall'unica parte possibile, che è quella a mezzaluna. Sto cercando di mettere l'immagine a fuoco. Nel foro a mezzaluna. Ecco qui. A questo punto abbiamo la nostra vite IP che abbiamo inserito all'inizio e andiamo a prendere i due pezzi, eccolo qui, il 16E, qua abbiamo, vedete, uno spazio e qui abbiamo la plastica che esce, si va a inserire nello spazio. Eccola qua. Andiamo a prendere il 16F, anche questo ha uno spazio lì e il perno che entra all'interno, così. E andiamo a mettere la nostra vite IP. E abbiamo fatto anche questo. Poi prendiamo questo pezzo 16N metallo, qua abbiamo la nostra vite che avevamo inserito all'inizio, vi ricordate? Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine e non ce la faccio. Scusate. Ecco. Leviamo la vite BP, prendiamo questo, lo andiamo a inserire così, qua abbiamo un foro, un perno, diciamo, che esce, che va all'interno di uno spazio, vedete? Così non può e così sì. Quando fate questo, mi raccomando, attenzione a questi due pezzettini che sono in plastica, a non danneggiarli. Poi prendiamo il 16Q, questo, lo andiamo a mettere così, sopra andiamo a mettere il 16P in questa maniera e ci creiamo l'altra puleggia e andiamo a fermare tutto con la vite BP. Fate attenzione quando stringete, non dimenticatevi dei pezzi sotto perché li danneggiate. Ed eccoci qua.
Non vi preoccupate se questo vi risulterà mobile. È mobile anche il mio, più di così non si stringe, altrimenti rischiamo di danneggiare tutto. A questo punto prendiamo questo pezzo qua. Vi dico subito qual è, ma è il pezzo più piccolo che c'è. Il 16L. Va bene? Abbiamo un'uscita più corta e un'uscita più lunga. Bene, guardate. La parte più lunga andremo ad inserirla all'interno di questo tubo. Guardate, questo di qua. Va bene? E lo facciamo subito perché poi faticheremo molto di più se non lo facciamo adesso. Ecco qua. Torniamo indietro. Adesso possiamo prendere questo. Andiamo a rimuovere le due viti DM che ci hanno creato il filetto e le mettiamo da parte perché ci serviranno subito dopo. Una e due. Prendiamo questo e lo andiamo a inserire così, con queste due viti che entrano con il proprio collo all'interno di queste due mezzalune. E spingete, ma attenzione sempre ai pezzi dietro, non vi distraete, altrimenti li danneggiate. Fate così con il pollice, premete qua all'interno verso il basso. Ecco così. Quando sarete a filo qua e qua, siete a posto. Non vi preoccupate se vedete che qui esce appena la plastica dalla coppa. Quando andrete a mettere quest'altro pezzo e stringerete le due viti DM, vedrete che tutto rimarrà perfettamente a filo. Ed eccoci qua. Adesso andiamo a prendere questo. Sempre delicatamente. Però prima di fare questo, guardate qui, staccate il tubo dell'olio, perché poi farete molta più fatica, e andate a inserirlo in questo perno qua sotto, questo qui. Io voglio lavorare in sicurezza e faccio prima così. Sviterò queste due viti, guardate, ci metto veramente poco, e me lo vado a inserire perfettamente all'interno. Ecco, così è perfetto. Voi ragazzi, mi raccomando, fate sempre quello che voi ritenete più giusto per il vostro modellino. Ecco qua. Monto e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, ricordatevi che questo che abbiamo appena inserito va poi messo qua. Adesso prendiamo questo, mettiamo il pezzo così e lo inseriamo nei suoi alloggiamenti, non vi potete sbagliare, e andiamo a premere delicatamente con i due pollici qua. Ecco,
che vada imbattuta perfettamente. Prendiamo adesso l'altro pezzo e andiamo a inserirlo delicatamente all'interno. Guardatelo da sotto, così vi renderete conto. Vedete che ancora non è inserito? Quando sarà inserito ne sarete certi. Sempre delicatamente, perché siete pieni di pezzetti molto fragili, quindi non vi distraete, non fate forza, tutto deve entrare delicatamente. Se non entra, si tira fuori di nuovo, si dà un'occhiata e si rimette dentro il pezzo. Mai avere fretta quando si montano i modellini, mai. Facciamo così. Controlliamo che questo pezzo entri anche correttamente in questo. Proviamo. Ed entra. Perfetto. E allora possiamo reinserirlo. Ecco qui. Andiamo a rimettere il pezzo. Ecco qua. Vedete che sotto adesso è tutto a filo? Prendiamo le due viti DM e facciamo girare mezzo giro il cacciavite indietro finché sentiamo che ha preso il filetto. Ecco qua. E stringiamo tutto. E qui montiamo veramente tanto in questo numero. Che bello, questo motore è una meraviglia. Ecco qua. Questo possiamo metterlo da parte perché ci servirà nella prossima sessione di montaggio, quindi lo mettiamo via. Giriamo la nostra pagina. Ecco qui. Siamo arrivati qui e ci dice appunto di inserire il tubo che noi abbiamo già inserito. A questo punto prendiamo questo e andiamo a metterlo qua sul tappo dell'olio. Ecco qua. Molto più facile inserire questo che andare poi ad inserire quest'altro qua sotto. Allora, vediamo adesso cosa ci tocca fare. Prendiamo questo, che è il destro, dove prima abbiamo inserito questo finale in plastica, lo facciamo passare sotto di qua e andiamo a inserirlo in questo foro. Così. Ecco, nel suo alloggiamento. Vedete? Adesso ci dice di montare questo, il gruppo dello spinterogeno, ma prima di fare questo andiamo a prendere questo tubo qua. Questo. E andiamo a inserirlo qui. Ecco. Vedete?
Adesso andiamo a svitarci questa vite, la BP, e andiamo a inserirci il pezzo sopra, in questa maniera. Abbiamo un perno, vedete, va inserito nel foro dietro più piccolo, e ovviamente quello più grande sarà dove va inserita la nostra vite. Fate attenzione perché dovete fare entrare perfettamente il perno all'interno della plastica blu. Ecco qua. Solo quando sarà perfettamente in piano avvitate con una vite BP che avevamo lasciato all'interno prima, già avvitata. I video di Michele durano necessariamente di più perché, come vedete, non mi occupo solo di farvi vedere quello che c'è nelle istruzioni, ma cerco di darvi una mano a non commettere errori. Eccoci qua. Guardate ragazzi, stiamo per montare tutto sul telaio. Che meraviglia! Adesso spostiamo per un attimo questo. Ecco qui. Che meraviglia! Che modello ragazzi, che bello! E andiamo ad inserire queste due staffe metalliche, una e due, i supporti, all'interno qui. Qua e qua. Delicatamente. Ah già. Come fa a entrare se non svito la vite che ho inserito prima per farvi vedere come si crea il filetto? Perfetto. Ecco. Adesso andiamo a mettere le due viti dove vi ho fatto filettare prima le staffe. Una. Ecco perché vi ho detto ragazzi, createvi filetti perché poi è molto più difficoltoso avvitare tutto. Prendiamo le altre viti DM. Che bello questo modello, che bello, non mi stancherò mai di dirvelo perché è bellissimo ed è fatto benissimo. Io vorrei vedere voi, se non vi siete creati il filetto, la fatica che fate ad avvitare queste viti. Ecco, prendo solo un cacciavite con il ferro più lungo ed ecco qua, decisamente meglio. Non le stringete forte perché prima vanno messe anche le altre due davanti, mi raccomando. Vedete come scorre il cacciavite? Lasciatelo libero di muoversi finché non andremo a mettere anche le altre due viti nella parte anteriore.
Ecco, guardate con che facilità io sto avvitando. E infine l'ultima. E poi stringiamo tutto perfettamente bene. Attenzione perché qui si tribula un po' perché abbiamo il filtro dell'olio. Quindi andrò a mettere questa vite semplicemente e poi stringerò tutte le viti. Ci vediamo dopo. E guardate che spettacolo! Che spettacolo! Bellissimo! A questo punto prendiamo uno degli spinotti. Fate attenzione a non rompere i perni dietro. Ecco qua. Andiamo a prendere questo. Vedete? Quello lì che è attaccato alla bobina. Ok? Inseriamo questo all'interno. Ecco qui. Lo andiamo a mettere nel perno centrale della calotta spinterogeno. State attenti a non schiacciare, ma tenete la calotta, altrimenti rompete il supporto sotto. Ecco. Controllate sempre gli inserimenti sia dei tubi che del pezzo che abbiamo appena messo. Ovviamente lo andiamo a distribuire tra un perno e l'altro, altrimenti poi darà fastidio quando andremo a mettere quelli delle candele. Ecco qua. Perfetto. Siamo a posto così. Adesso andiamo in ultimo ad agganciare tutto questo. Guardate che spettacolo. Andiamo a levare la vite DM che abbiamo usato per filettare prima il pezzo. Ecco qui. Andiamo a levare anche quelle che abbiamo messo sotto, che andrà poi a fissare questa staffa al telaio. Ed ecco fatto. Inseriamo questo pezzo qui all'interno. Ho voluto rassicurarvi di una cosa. Innanzitutto questo tubo qui del motorino d'avviamento io lo faccio passare qua all'interno. Quindi inseriamo dentro così. Poi una volta messo il tubo inseriamo nella sua sede questo. E attenzione perché non vi dovete spaventare. Qua sotto, una volta che andate a inserire il pezzo, adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Devo alzarla un po' l'immagine perché diversamente non ce la faccio a farvelo vedere. Guardate ragazzi. Quindi state tranquilli. Vedete? Il motorino d'avviamento adesso qui sta toccando contro il telaio. Qua. Non vi preoccupate voi, spingetelo finché non vedete che all'interno qui si vedano i due fili dove dovrete mettere le due viti DM. Quindi siamo qua e lo spingiamo finché non sentiamo l'incastro. Sentite? Ecco fatto. A questo punto lo giriamo,
non appoggiatelo perché ci sono dei pezzi che si possono danneggiare, lo tenete così sospeso e andiamo a fissare tutto con le due viti che sono perfettamente qui a filo. I due filetti sono perfettamente corrispondenti ai fori. Ecco qua. Giriamo al contrario e poi evitiamo. Ecco. Una e due. E stringete forte. Una volta che arrivate alla fine non esagerate, basta. Ecco qua. Che bestia di motore! Che cosa è questo motore? Allora andiamo a vedere a che punto siamo arrivati. Penso che abbiamo finito, ci rimane soltanto da fare una cosa adesso, guardate. Andiamo a separare 8 di questi, ok? E ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Guardate che spettacolo. Poi andiamo anche a pesarlo, così vi dico cosa pesa solo questo pezzo. Una volta separate tutte queste, che dovranno essere 8, una vi dovrebbe avanzare di scorta, nel caso ne rompeste qualcuna, eccola qui. Poi andiamo a rifinirceli dove ci sono delle sbavature, uno per ognuno, e facciamo semplicemente questo. Vedete, io qui non li ho ancora staccati, come vi ho fatto vedere negli altri video, perché non mi servono, e andiamo a inserirli tutti all'interno così, perfettamente. Vedete? E ci vediamo dopo. Ed ecco qua, guardate che spettacolo. Una volta che avrete inserito tutto, dovrete avere le pipette inserite correttamente nei tubi. 8. Mi raccomando, inseritele correttamente fino in fondo, perché altrimenti sono brutte da vedersi. Adesso andiamo a vedere cosa pesa questo pezzo. Guardate. 1414 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ecco qua. Adesso andiamo a prendere quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 16 ed ecco qua. Questo dovete conservarlo, ricordatevi, per il prossimo montaggio. Così come anche queste. Andiamo adesso a mettere il musetto. Madonna, che bello! Che opera d'arte, che opera d'arte! Che meraviglia! Tutto in metallo, pesantissimo. Il lampeggiante, quello di emergenza. Qui abbiamo una calamita, probabilmente. No. Non lo so come mai questo. O forse perché se poi vogliamo metterci un LED, sostituiamo questa con una batteria a bottone, possiamo farlo. Vedremo, dai, poi vedremo. Comunque, ragazzi, guardate un po', questo montaggio è finito. È stato veramente lungo perché ho voluto dedicarmi completamente, come sempre, a voi per aiutarvi. Spero di esserci riuscito. Ecco qua. Cerchiamo di mettere un'inquadratura come si deve. Aspettate un attimo, se ce la facciamo. Perfetto. Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo
filmato che sarà, ve lo dico subito, lo sto cercando, eccolo qui, prossimo video, uscita numero 17, e poi ci sarà l'uscita numero 18. Seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Michele vi ringrazia, vi abbraccia tutti quanti, uno per ognuno, e vi dice ciao ragazzi, grazie di avermi visualizzato, appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!